Ciao a tutti amici, benvenuti, bentrovati. Oggi vedete questa situazione un po' diversa dal solito, ma perché sono qui con questo plugin. Normalmente io mi occupo più che altro di hardware, cioè di tastiere fisiche, invece in questo caso sto facendo questo video dedicato al Rhodes vuoto. Allora vi dico subito com'è andata. Sono stato contattato da Rhodes che fa questi plugin. Mi hanno chiesto, mi hanno messo a disposizione il loro plugin e mi hanno chiesto di recensirli. Non vi nego che chiaramente qui sotto metterò dei link e se acquisterete i loro prodotti tramite quei link, io insomma beneficerò, diciamo, di una percentuale. Questo chiaramente lo sapete benissimo, non inficerà la mia condotta, diciamo, nei confronti di questo video, perché di certo insomma, non divento ricco, ecco, quindi insomma, diciamo che è più che altro per avvisarvi, perché lo sappiate, e per il resto. Allora, vi dico subito questo, la prima volta che l'ho acceso, cioè quando l'ho provato, ho avuto subito una strana sensazione che però in realtà riguardava questo problema, questo cambio di timbro che può. Voi vi ritroverete con una cosa di questo tipo, che è un po' innaturale, mentre io. Questo timbro che cambia moltissimo e si apre tanto, che è una specie di extra dinamica, che secondo me dipende molto chiaramente dalla dinamica della tastiera, ma in generale secondo me, conoscendo questa tastiera che ho sotto le mani, è un po' esagerato, quindi vi dico mettetevelo subito a posto da questo punto di vista. Vabbè, per fare un quadro generale, avete sentito bene o male come suona anche in un contesto di registrazione, è molto bello, cioè partiamo da quello, poi è chiaro, chi ama il Rhodes e chi conosce il Rhodes lo vede con un occhio, chi lo usa così, diciamo come tanti altri strumenti, con un altro. Questa è, diciamo, la riproduzione virtuale del nuovo modello del Rhodes, quello che costa un sacco di soldi. Allora, questa è la riproduzione virtuale ed sono 13 giga. Vi dico subito che c'è da prendere un po' di spazio sull'hard disk. Come dire, minuziosamente riprodotto. Abbiamo questa modalità di visione dove abbiamo un quadro generale con i vari effetti che ci sono anche sul modello originale, credo quello full, e poi questa con più dettagli, dove abbiamo, io per esempio un altro consiglio che vi do, ho subito cambiato il cabinet, ho messo il cabinet, quello del suitcase classico, ho messo questo tipo di microfono, che è un microfono a condensatore, chiaramente volendo c'è anche un dinamico e avete un suono più da dinamico, insomma più chitarristico, così invece avete un po' più di pieno. Qui c'è un'equalizzazione che io chiaramente cerco di tenere il più possibile flat per evitare. Al limite ho chiuso un po' perché ho messo la leggerissima saturazione e quindi mi sono ritrovato con questa situazione qui dove ho un leggerissimo drive. Il drive, devo dire, che avete qui è molto.
Come sentite in questo caso conviene gestire chiuderlo magari un po' in alto per non avere un po' di suono acido, ma in realtà se il drive lo tenete un po' più giù, a un livello più naturale. Io che ho avuto il Rhodes per tanti anni e l'ho usato con i pedali, vi garantisco che l'effetto è molto piacevole. Vi consiglio di usare un pochino sempre di questa componente, anche pochissima, del drive intendo, perché comunque, soprattutto quando si tratta di riproduzioni virtuali e quindi di digitale, se la saturazione è bella, fatta bene, molto spesso lega meglio con gli altri strumenti. Questo, vabbè, è un pensiero mio personale. Poi vedete voi, insomma. È bello il suono. Poi abbiamo questo setup dove possiamo in qualche modo crearci una sorta di Rhodes come vogliamo. Allora, io ripeto, ho usato il Rhodes tanti anni e l'ho anche aggiustato, l'ho aperto e messo a posto tante volte, l'ho intonato, ne ho fatte di tutti i colori e quindi lo conosco. E hanno fatto una cosa carina, nel senso che voi avete a disposizione, per esempio, l'intonazione nota per nota, no? Scusate, ho sbagliato. Vedete? L'intonazione. Avete a disposizione tutto, il livello di ogni nota, diciamo, la lunghezza, il release. Tutte queste cose sono cose che in realtà si possono fare con il timbro, più vicino o più lontano dal pick up. Queste cose si possono fare realmente su un Rhodes, quindi è una cosa interessante. Ora io spero che voi stiate sentendo tutto quello che sto facendo, perché io ho messo tutti i parametri in modo che vengano registrati mentre uso questo plugin che chiaramente sto usando MIDI. Spero che anche questi li abbiate sentiti. Comunque avete capito di cosa si tratta. Se non si dovesse sentire l'intonazione che è cambiata o il timbro che è cambiato, sappiate che l'effetto è quello che c'è su un Rhodes vero, quindi è comunque una cosa fatta veramente bene e con un dettaglio attento. Tra l'altro ci sono anche il Varipan e il Rack sono venduti anche a parte, come plugin a parte, quindi potete avere anche gli effetti che sono contenuti all'interno di questo strumento senza lo strumento. E questo è anche carino, perché se avete un altro suono di Rhodes che vi piace potete sovrapporre il phaser che ne so che hanno fatto loro, il chorus che hanno fatto loro, che sono, diciamo così, dedicati. Ora, per esempio, appunto, adesso io ho qui, vedete che se tolgo il phaser, anche il comportamento è molto naturale del phaser. Sentite come allarga ma anche come toglie, è un po' quello che succede realmente, probabilmente anche su questo strumento, perché questo strumento è la riproduzione di questo nuovo dove ci sono gli effetti a bordo così. Il delay, per esempio. Chiaramente avete tutti i parametri a disposizione sia qui che chiaramente entrando più nel dettaglio qui. Il preamplificatore con questo drive ha un ottimo suono, tolgo il delay un attimo. Se mettete tutto flat, togliete la compressione e date un po' di volume, un po' di... Se volete fare una cosa un po' balorda, aumentando un po' i rumori, io ora ho un po' di ritardo, scusatemi se sono ogni tanto malaccio, ma... Ecco, esatto, lo chiudo un po' per...
sto raggiungendo un po' il suono che io utilizzavo, diciamo così, tra virgolette, quando suonavo. Insomma, è interessante, è fatto bene. Poi ci sono tutti i, chiaramente, preset fatti ricordando particolari brani, ci sono quelli fatti dagli artisti, cioè nel senso è uno strumento che ci sono dei grandi qua, gente pazzesca che ha fatto probabilmente, che questi avranno partecipato allo sviluppo di questi preset. E tutte queste cose qui sono belle, carine anche da gestire, da usare. Io comunque, insomma, penso di avervi illustrato più o meno qual è il mondo, no? Ripeto, ci sono questi, ci sono a parte anche, adesso qui sotto metterò i link in descrizione, ci sono anche i plugin a parte che potete utilizzare con un vostro suono, altrimenti questo suono, ora c'è da dire, non è che non costi proprio niente, costa perché comunque il prezzo non è proprio tra i più, tra i più economici, cioè è uno strumento che costa soldi. Però devo dire la verità, insomma, devo dire la verità, la qualità è. Sentite anche il chorus. Qui avete, vedete, il doppio knob, quindi potete scegliere l'intensità, il rate e tutto il resto e decidere a che cosa assegnare i controlli che avete a disposizione qui sotto, no? Vedete, qua e qua. Ora io spero che si veda più o meno quello che sto facendo. Super modulato tutto. Però di base il suono c'è ed è bello, vado nei dettagli, posso lavorare bene su tutto e poi ripeto, il fatto di potersi anche cambiare l'amplificatore, chiaramente con un twin, il suono si schiarisce un pochino, ci sono anche amplificatori, diciamo tipo il Roland, no? più puliti, ma il suo ha questa profondità, il suo cabinet. Io lo trovo molto bello. Potete scegliere tutto, anche la compressione, come si comporta, l'equalizzatore è bello, è tutto il livello del pedale. Poi potete anche farlo diventare il contrario, potete tranquillamente, per dire, qui adesso ho caricato un preset interno dove molto dyno. Sentite tutti i rumori. Alza un po' il livello. Ecco, qui stesso discorso di prima, io andrei immediatamente qui a moderare il cambio di timbro, altrimenti ho questo risultato che secondo me va un po' aggiustato anche a livello dinamico per evitare questa sensazione un po' innaturale di apertura finale. Però sentite i dettagli.
spero che si sentano. Cioè, su un suono come questo, qualsiasi cosa funziona bene. Siamo di fronte a una cosa fatta. Allora, io partiamo da questo presupposto. Ho suonato il Rhodes Mark II, avevo per boh, non so quanti anni, ce l'avevo in macchina, lasciato lì, non vi sto a spiegare, non vi racconto perché sono cose d'altri tempi. E andavo a suonare con la pedaliera, l'amplificatore, il Rhodes, scaricavo con gli altri della band, avevo un suono mio, mi ero costruito un mondo con il Rhodes. E quindi lo amo, lo conosco profondamente, poi mi sono allontanato, ho fatto altre cose, ma è una cosa che mi ha fatto parte della mia vita musicale per un sacco di anni. Vi garantisco che questo suono qui è nel dettaglio veramente bello. Ora io non oso immaginare quanto sia bello lo strumento vero, ma anche questo strumento qui è veramente bello. Se dovete registrare dei Rhodes in casa senza avere un Rhodes vero e fare un lavoro buono dove nei particolari, nei dettagli, hanno fatto un ottimo lavoro. Ricordatevi quel discorso della dinamica che vi ho detto che va aggiustata, aggiustata su quello che state usando come controller e tutto il resto. Quindi ragazzi io vi saluto, spero vi sia piaciuta questa modalità, vi ringrazio come sempre, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.mexkeys.com dove ci sono tutti i video divisi per categorie di tastiere, tipologie di tastiere, la mia musica, i miei brani, i miei libri, tutto quello che fa parte del mio mondo. E qui sotto in descrizione ci sono i link per acquistare questi plugin, se passate da quei link mi date una mano al canale. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo presto, un abbraccio a tutti, ciao ciao.